Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Lorenzo. Siamo due Lorenzi. Lorenzo l'avete già visto su un altro video che abbiamo fatto della Clio e della sua Seat Ibiza. Questa sera qui abbiamo la sua auto aziendale ed è una Nissan Qashqai Tecna. Cosa vogliamo fare? Vogliamo farvi vedere come è fatta di notte, è già la Model Year 2025 sì. Quindi è già il restyling questo qua. E andiamo a vedere come si vedono i fari, come funziona, perché ha già dei fari a LED adattivi e soprattutto le luci ambientali all'interno. Vi premetto già che c'è un po' di foschia questa sera e quindi si vedranno un po' i fari sì. Così, però è giusto per farvi vedere come è fatta l'illuminazione, che è una cosa che secondo me è molto importante, soprattutto anche perché nessun altro canale in Italia lo fa. Non so come mai nessuno fa le riprese notturne, ma secondo me è importante. È vero, è vero. Perché i fari, soprattutto quando c'è un po' di nebbia oppure di notte, sono molto importanti, ma nessuno ci bada. Quindi adesso andiamo a fare un giretto dell'auto. Noi l'abbiamo già accesa, adesso vi giro l'obiettivo ed eccola qua. Spero che riusciamo a mettere a fuoco, perché veramente c'è un po', vedete che c'è un po' di nebbia. Allora, qui abbiamo il faro di posizione, che è questa lucetta qua, che vedete qua. Bella la scrittina, che spero che me la metta a fuoco, qui che c'è scritto Nissan, eccola qua, ce l'ha messa a fuoco perfettamente, bene, ecco qua, e questi sono i fari della Nissan Qashqai frontali. Lorenzo, se vuoi provare a mettere gli indicatori di direzione, sì. Così facciamo vedere come sono fatti davanti, anche i fendi nebbia o sono no, già... solo retronebbia. Ok, eccolo qua, guardate, bello, l'indicatore di direzione che vedete è adattivo, quindi corre su e il faro di posizione praticamente diventa l'indicatore di direzione. Molto bello, anche una bella luce, ecco, così sono tutti. Adesso ve li metto un po' più a fuoco, eccoci qua, belli indicatori di direzione. Vado a vedere anche dietro, c'è l'indicatore di direzione anche qui sullo specchietto che vedete. Diamo una sbirciatina dentro, ma dopo vi faccio vedere bene come è fatto. E adesso andiamo a vedere il dietro. Questa è l'illuminazione posteriore. Vedete anche qua sempre gli indicatori di direzione sono attivi e quindi si vedono che corrono su e giù. Qua ci sono 4 fari a LED belli, sembrano quasi liquidi, come anche la freccia, l'indicatore di direzione. Poi abbiamo qua sotto le luci della targa, anche questi sono sempre tutto a LED e adesso ve la faccio vedere vista da dietro così. E guardate l'illuminazione che ha, vista così, guardate quanta luce fa. Così i fari sono anabbaglianti, guardate quanta luce fa. Vuoi provare ad accendere il retronebbia, Lorenzo, così vediamo come si vede? Eccolo qua, il retronebbia, ce n'è uno qua dietro e ne fa di luce anche tanta. Se vuoi provare a mettere la retrocamera e la retromarcia, così vediamo dove sono i fari. Questo è il terzo stop. Invece la retromarcia ha il doppio faro. Dopo andremo a vedere anche la telecamera di notte come si vede. Bene. Qui adesso, Lorenzo, ci vediamo gli interni. Qui abbiamo allora tutte le luci qua sono tutte illuminate, sì. Quindi non c'è niente che non sia illuminato. Abbiamo una luce qua verde che è personalizzabile, tra l'altro abbiamo tutti i colori praticamente disponibili, è l'RGB completo. Ok, molto bene. Una luce ce l'abbiamo anche qui dentro, dove andiamo a mettere sulle tasche, non è una cosa normale vedere le luci qua. Poi vedo anche qua nella pedaliera c'è una luce che illumina appunto dove dobbiamo mettere i piedi, e questa è una bella cosa. È rifinita molto bene, a me sembra molto ben rifinita, anche i sedili. Questa è la versione Tecna, quindi e guardate quanta luce c'è all'interno. Anche nella parte posteriore è tutta illuminata, quindi adesso vi apro, guardate, se vi sedete dietro di sicuro la luce non manca. Non so se riuscite a capire, ma è veramente una luce che fa giorno. È vero, è vero. Molto ben illuminata. Anche qui, dove abbiamo il portabicchieri, e qui sempre illuminato dalla stessa luce
che abbiamo messo davanti, vabbè i finestrini sono di sicuro illuminati, poi abbiamo qui le prese USB-C sono retroilluminate e questa è la vista. Guardate quanta luce fa, ma veramente qua di luce non ne manca. Abbiamo comunque le maniglie per appendersi su tutte, sia qua che Una qua. particolarità è che la luce è touch e può essere regolata in 2 intensità, quindi se riclicco fa un po' meno luce oppure posso spegnerla del tutto. Ok, ma guardate quanta luce fa, fa veramente giorno. Ecco, vista da dietro, così lo facciamo vedere interamente, eccoci qua. Abbiamo la luce qui dove c'è il cambio, con una bella luce verde, lì dove c'è la ricarica, qua la ricarica wireless, Sì, se non sbaglio. sì. Poi abbiamo la luce tutto nel bordo qua, nella porta, e vedete che anche lì sotto c'è la luce verde. Quindi la luce del chi siede davanti può vedere dove abbiamo messo i piedi. Poi, ecco, questa è la vista proprio tutto spento. Un bel schermo comunque che si vede molto bene. E poi c'è l'altro Abbiamo schermo. anche l'EDAP display, che non so se si riesce a non so se si vedere. vede. Ti lascio lo stabilizzatore, prova a vedere se io da Sì, qua non lo vedo. forse si intravede, non si vede molto, ma si intravede. Ma tu riesci a vederlo a occhio nudo? Sì. A occhio ok. nudo si vede. Sì, con lo stabilizzatore non riesci a beccarlo, ma No. perché bisognerebbe proprio andare sugli occhi giusti. Non si vede, però vi giuro che si vede da chi guida lo vede molto bene. Qui non c'è un tasto che non sia retroilluminato, vedo anche sulla console centrale, qua per quanto riguarda il volante, mi sembra che sia tutto perfetto, non manca nulla. Anche qui sopra tutti i tasti sono retroilluminati e c'è anche lo specchietto retroilluminato quando si apre. Sì, ecco qui, vedete la luce anche qua, quindi non manca assolutamente niente. Bello questo, ecco, visto da dietro è così, super illuminato insomma. E guardate i fari quanta luce fanno. Cioè, io non capisco perché non danno tanta importanza ai fari quando di notte, se non ce li hai buoni, È vero. non vedi bene la strada, ecco, tutto qua. E questo puoi personalizzarlo comunque, il Sì. le luci del Sì, si ambiente. possono personalizzare. Luce interna. Luce interna, luce ambiente. Eccoci qua. Qui ci sono già dei colori preimpostati, oppure si può fare aggiuntivo e si può scegliere nella scala di tutti i colori. Ah, ho capito. Guardate come cambia in automatico, bianco, viola, verde, tutti i colori che volete voi. È molto ben. Sì, è fatta bene, cioè non manca assolutamente niente. Come illuminazione interna non potete di sicuro lamentarvi. E ormai che ci siamo, Lorenzo, ti chiedo, come sono i consumi secondo te? È l'unica nota un po' dolente. Noi prima avevamo un'altra auto aziendale, Sì. viene usata molto in autostrada l'auto, e prima di media facevamo 5 litri per 100 km ed era una Nissan Qashqai del 2019 con il 1500 diesel, quello da 115 cavalli, e questo adesso di media siamo, dopo 5600 km, siamo a 6,8. Cioè, con lo stesso uso più o meno. Con lo stesso uso praticamente, quindi c'è una bella differenza, devo dire. Il Sì. diesel è ancora imbattibile forse da quel punto di vista là, per quanto lo si utilizza, quindi 6,8 sono intorno ai 15 con un litro, quindi Più o meno. sì. Mhm. Sì. I consumi sono un po' altini, insomma, per il motore che ha, non è andato a sostituire di sicuro il diesel. No. Però abbiamo anche 190 cavalli. Abbiamo 190 cavalli, c'è una bella differenza, sicuramente è un po' più divertente, diciamo, l'altra era molto seduta, però senza dubbio, ecco, in un uso aziendale non è il massimo questi tipi di consumi, ecco. Ok, io direi che adesso andiamo a provarla su strada. Ecco qui, ci siamo dimenticati di far vedere la retrocamera, ve la facciamo vedere adesso. Mi sembra che si veda molto bene, nonostante sia notte. E comunque ha anche il 360 questo qui, e di sicuro non mancano. Questa qua è la vista dall'alto, vedete? Si vede molto molto bene. Bene, adesso torniamo alla prova su strada e così vi facciamo vedere come va. Bene, partiamo per un giretto, così giusto per farvi vedere
come funziona. Adesso passiamo il centro abitato e questi sono i fari, praticamente come le luci interne fanno giorno, nonostante la nebbia. Guardate come illuminano i cartelli. Adesso qui si era già attivato l'abbagliante automaticamente, e adesso qui, essendo un abbagliante adattivo, poi si spegne. È diviso in 12 fari indipendenti e quindi riesce, diciamo, a spegnerne uno singolarmente e quindi a non abbagliare le altre persone. Ecco. Questa è una bella, cioè, sono cose molto importanti secondo me. E guardate, vabbè, adesso qua c'è l'illuminazione del paese. Sì, adesso questi sono spenti infatti completamente. Sì. Adesso qua vedete che adesso aspettiamo di passare un po' il centro abitato e dopo magari sul rettilineo che c'è, siamo fuori dal centro abitato, vedrete come si vede. Anche l'interno comunque è molto bello, non dà fastidio la luce dei display, No, mi sembra no. abbastanza tranquilla. E là vedete i consumi 6.8 che parlavamo prima dell'uso, come facevano l'uso prima la Qashqai diesel, e qua siamo a 6.8 contro i 5 litri. Sì. 20 con un litro faceva. Sì. Quindi facendo sempre autostrada. Però facendo quasi sempre autostrada non era per niente male, devo dire. No. Anche la guida è pedal, vedo. Sì. E poi c'è la lucetta blu qua che serve per il cruise control adattivo. Ah, ok, ha già il cruise adattivo. Sì. Con anche il mantenimento della careggiata. Ok. Quindi tutti gli ADAS siamo a posto. Completo, sì. Anche perché comunque l'auto non è che costa poco. Anzi. Bene, adesso andiamo fuori dal centro abitato, vediamo come si comportano appunto i fari. Speriamo di incrociare anche un'altra auto, magari così esatto. Vediamo. Eccoci qua. Vedete? Ha fatto il faro abbagliante adesso. Adesso speriamo di incrociare qualcuno. Sì. Vediamo se... Ora, se si vede al centro ha spento e si vedono solo i lati, infatti, che l'abbagliante è ancora acceso. Spero si riesca a capire dalla telecamera. Adesso incrociamo l'auto. Ok, e adesso avete visto come l'ha rimesso tutto al centro. Adesso ne arriva un'altra di auto, ci sono anche le luci della strada, vediamo se si vede. E in effetti guardate come ha già chiuso in centro, in modo da non dar fastidio all'auto che sta arrivando. Eccoci qua, adesso passa una, passa due e qua lo riapre. Adesso arriva un'altra auto e li richiude. Ah, che gioco che fa! Molto interessante, sì. Eccoci qua. Adesso passa e lo riapre. Eccolo qua. Avete visto? Bene. Molto bene, direi. Bene, signori, io concludo questo video. Spero vi sia piaciuto. È un video un po' particolare. Torno a ripetere, mi piace fare i video di notte, anche perché nessuno li fa. E secondo me resta sempre una cosa importante sia per la sicurezza sia anche per come vedi quando stai guidando, insomma, vedere così bene è un'altra storia. Bene signori, io ringrazio ancora Lorenzo per la disponibilità. Di nulla, è sempre un piacere. Grazie mille e vi porterò altri video di notte, spero, quando ho la possibilità di usare le auto di notte. Eccolo qua, adesso sta arrivando un'altra auto e vedete che, guardate quanto luminosa è, e lei tutto in automatico, tac, non dà di sicuro fastidio. Eccoli qua i fari, guardate, adesso arriva un'altra auto, vedete che c'è un po' di foschia stasera e adesso vedete che sta chiudendo il fascio centrale. Bene signori, grazie a tutti e arrivederci, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti, arrivederci, ciao ciao!